Buongiorno a tutti quanti. Oggi piccolo video di rassegna dei miei rasoi. Non farò una classifica perché le classifiche non sono mai reali, nel senso che le classifiche possono cambiare nel tempo e non sempre possono essere completamente obiettive, nel senso che molte volte, cioè se una volta magari avevo più bisogno di comfort, quindi di rasature sicure al 100%, con l'elementa che non si sentiva, che non mi dava problemi, via dicendo, adesso magari cerco anche l'emozione nel taglio, certo, cerco anche a volte una certa difficoltà, cioè le cose nel tempo cambiano, quindi vi dirò eh, quali sono i rasoi che attualmente ho e logicamente ci sono dei rasoi che magari non lascerei mai, però mai dire mai, perché ad esempio i Tatara Masamune, che avrei pensato di non lasciare mai, una volta che mi è arrivato il Colonial Razor, me lo ha surclassato e quindi non mi sono più sentito di tenerli entrambi, quindi anche il rasoio che prima pensavi che mai e mai lo avresti lasciato, ma poi magari te ne capita uno che ha un taglio simile, un bilanciamento simile, ti dà un feedback simile, ogni volta che arrivi là scegli sempre quell'altro e quindi magari lo cedi. Quindi vi faccio vedere un po' di rasoi che ho. Questi porta rasoi meravigliosi su Amazon sono porta provette. Ecco, è una bella idea, 10 euro ben spesi. Timeless, Timeless 068 acciaio. Eh, un rasoio che non è facile, un rasoio che non è facile, perché comunque curva molto la lama e quindi te la fa sentire non tantissimo e comunque va in una, come si dire, molto profondo in rasatura. Quindi da quello che ho visto io predilige comunque lame tipo le Muster Super Platinum, un po' ricoperte, un po' dolci, perché sulle stainless potrebbe diventare un po' troppo aggressivo sul viso, però un taglio spettacolare, rasoio assolutamente ben fatto e quindi bene. Lupo 072, un rasoio che non mi aspettavo ma mi ha stupito, Close It Combo anche questo, stupito perché ha un taglio dolcissimo, chirurgico, sembra di usare veramente un bisturi, è ben fatto a differenza dei vecchi Razor, ho visto un passo in avanti anche nelle finiture e quindi perché magari spendere 300-400 euro per un Wolfman quando questo qua con 100 euro lavora veramente veramente alla grandissima. Ok, 316. 316 è un rasoio che esteticamente a me fa impazzire, probabilmente uno dei più bei rasoi che ho esteticamente a me fa impazzire. E anche come taglio è un rasoio che magari nel primo anno di rasatura così sono rasoi un po' da evitare perché hanno una certa profondità, ma quando ti sei fatto un po' di mano questo rasoio va bello profondo ma dà di quelle soddisfazioni secondo me eccezionali. Altro rasoio che molti mettono insieme, ma io personalmente li trovo con due caratteri abbastanza diversi, è il Rocca. Lo trovo un po' più aggressivo, un po' più difficile da gestire a confronto del 316, però ha un suo carattere. È fatto veramente bene, costa anche meno del Rocca, del 316 e secondo me insomma per 60 euro, 70 euro un rasoio così in acciaio li vale. È da avere in collezione. Rasoio, questo secondo me spettacolare. Razorok Game Changer 068. Ho provato anche lo 084 che molti amano, però personalmente questo mi dà molta più tranquillità, ecco. Quindi cerco un rasoio dolce, questo è un rasoio che secondo me non può mancare. E con la giusta mano e con la giusta lama, tipo anche una Super Iridium, riesce ad avere una profondità di taglio, niente male. R41, rasoio che gli devo molte scuse perché l'ho giudicato male nei primi mesi di rasatura, invece è un rasoio che è uno tra i più profondi e efficaci al mondo, ma nello stesso tempo
sa essere di una dolcezza infinita, quindi rasoio assolutamente da avere, e se non lo si è capito dategli il tempo. Above the Tie Atlas R1, rasoio veramente ben fatto, non ha un costo esagerato né poco né tanto, però un gran rasoio ben fatto, perché ce l'ho, perché anche se non ha un gap estremo, è un gap medio, tipo mi sembra che sia questo qua 0,58, se è una roba del genere, ha una giusta profondità di taglio, però nella sua dolcezza ha un taglio molto molto emozionante. Difatti non perdona tutto, però ha quell'esposizione positiva giusta da non essere troppo, quindi quando ho voglia di emozione questo me ne dà tanta. Ecco, questo invece è un rasoio che per adesso è ancora nei miei dubbi, nel senso è un rasoio spettacolare, è probabilmente il più dolce che ho, Carve in acciaio piastra C, è fatto veramente benissimo, però in rasatura non mi emoziona tanto. Chi cerca una rasatura dolce, sicura, che in viso puoi fare qualsiasi cosa, questo rasoio qua è difficile da trovare qualcosa di fatto meglio e lo stesso prezzo e che dia questo comfort in rasatura. Gran rasoio comunque. Questo ok, ce l'ho da poco, lo proveremo. Un rasoietto da 15 euro. Wizamet, delle Wizamet in alluminio vintage. Ne parleremo con calma. Eccolo qua, questo è un rasoio che consiglio sempre a tutti quanti. Italico di Goodfellas, manico in acciaio, testina in Zamac, però rasoio che per 20, 28-30 euro puoi montare qualsiasi lametta. Lavora, se una lametta non funziona qua, non funziona su nessun altro rasoio. Riesce a essere il giusto più profondo dentro di un Edwin Jagger, via dicendo, ma non aggressivo. Ora, un taglio emozionante, si sente bene in viso senza mai essere aggressivo. Questo è un rasoio che per me non può mancare. Ho questo Populus, rasoio che a volte mi dà grande soddisfazione e a volte mi punisce un po', perché la sua leggerezza è comunque parecchio tosto, è sempre lì in bilico. Funziona e non funziona, dipende. Questo qua bisogna veramente usarlo quando si vuole forti emozioni, però bisogna metterci un buon sapone e la lama giusta, altrimenti questo qua non ti perdona assolutamente. E l'ultimo entrato di casa, il Raso Brick. Eccolo qua. Rasoietto che, ragazzi miei, ne potete parlare quanto volete, si può dire che tutto quello che si vuole sul materiale, sulla lavorazione, sul prezzo e via dicendo, ma come rade sto rasoio qua, ahimè, faccio fatica a trovarne altri. Fosse in acciaio, costasse il triplo in acciaio, lo prenderei subito, anche magari in metallo semplice, anche allo stesso prezzo, mi andrebbe bene, anche un po' di più, purtroppo questo è adesso, questo c'è, questo è, quindi non si può pensare se, ma se adesso avendolo provato lo avrei ripreso, invece avrei pensato subito che appena l'avrei usato l'avrei venduto, invece a quanto pare questo qua resterà a casa. Bene, ragazzi, io vi ho raccontato un po' dei miei rasoi, non vi farò classifiche, non vi dirò cosa vi consiglio o non vi consiglio, perché dipende da un milione di cose, dipende da come pensate voi la rasatura, che emozioni volete in rasatura, come portate voi la rasatura, mille milioni di cose. Quindi provate, informatevi, guardate un po' di feedback delle persone, via dicendo, in base anche a come volete voi, come vedete voi la rasatura tradizionale, e dopo fate le vostre scelte. Difficile veramente scegliere per un'altra persona, ecco, io cerco di dirvi un po' le mie emozioni, però in realtà non è detto che dopo vi si trasmettano anche a voi. Ecco. Dei punti miei fissi, se vogliamo dire dei punti fissi, sono il 316, l'R41, il Game Changer 068 e l'Italico. Questi sono proprio per me dei punti di riferimento che probabilmente non mancheranno mai. Gli altri se la giocano, ci sono o non ci sono, può essere che magari arriverà uno che li supera un po'. Questi sono, diciamo, i 4 rasoi che per me, 3 rasoi che per me, sì, 1, 2, 3, 4 rasoi che per me non possono mancare in casa mia.
Ragazzi, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Bye bye!